parliamo di furatto, ovvero furetto per la precisione, ma siamo sempre con il nostro amico Mirko Rizzi che ha avuto un'idea veramente geniale, penso sia l'unica forse in Italia. Ma intanto benvenuto Oltre la Coda. Lui chi è? Lui è Marshall, è un furetto di 1 anno e abbiamo iniziato questo progetto perché facendo disinfestazione biologica e quindi utilizziamo i rapaci per allontanare i volatili, abbiamo detto ma la lotta biologica dobbiamo riuscire a trovare il modo di farla anche contro i topi, contro i ratti. E insieme a un amico biologo, andando a vedere anche su internet la storia dell'uomo, perché noi ricordiamoci ci siamo evoluti anche grazie all'utilizzo degli animali, e questa è una cosa molto importante. Per esempio gli egizi nei granai mettevano le manguste per evitare che i topi entrassero nei granai. Il famoso ritratto della dama e l'ermellino ci testimonia che i nobili nel Medioevo tenevano gli ermellini in casa, ma non perché gli piacesse averli, ma perché tenevano i topi lontani dalle case. E allora abbiamo fatto questo progetto e abbiamo fatto le nostre prove, i nostri studi con un biologo e abbiamo visto che effettivamente introdurre il furetto in un ambiente infestato da topi, come può essere supermercati, come può essere determinate aziende, determinati locali tecnici, la sua presenza fa da repellente naturale, perché il furetto, che è un animale che in natura non esiste, tra l'altro, perché il furetto è semplicemente l'addomesticamento della puzzola europea, e quindi ha questo, che voi non potete sentire, ma ha questo odore di muschio un po' selvatico, abbastanza pungente. E il furetto viene, ovviamente la cosa difficile è addestrarlo al ritorno dall'operatore, diciamo così, ma adesso è tutto agitato perché lui vuole andare, a tornare dall'operatore e a cercare le tracce del topo. Nel cercare le tracce del topo, il furetto cosa fa? Le ripercorre, ripercorrendole lascia i propri feromoni, il proprio odore. Nei giorni successivi i topi, ripercorrendo quei percorsi, sentono la presenza e l'odore del predatore e in pochi interventi, per paradosso è molto più facile mandare via il topo che i piccioni, abbandonano il luogo. Perché il topo ha una capacità cognitiva, essendo un animale sociale, molto più elevata di quella che può essere quella di un piccione, e quindi fa la valutazione rischio-beneficio e in quel luogo, essendoci la presenza di un predatore, non riproducono, non fanno nidi, non fanno piccoli e se ne vanno. Ecco, quindi giustamente tutta questa grande famiglia dei mustelidi, no, che hai citato tu, l'ermellino, eccetera, la mangusta, eccetera, noi conosciamo il furetto in Italia perché più o meno 20 anni fa ha iniziato a diventare un animale da compagnia. Ci sono associazioni che lo apprezzano, lo curano, diciamo così, lo definiscono nelle grandi attività che si possono fare, però se lo lasciamo il più naturale possibile possiamo farlo diventare veramente un grandissimo coadiuvante appunto in questa lotta biologica. Ancora una volta l'utilizzo di animali che storicamente, atavicamente potevano essere riconducibili a predatori naturali per appunto in questo caso allontanare il nocivo, che si tratta appunto della deratizzazione grazie al furetto. Quanto tempo ha lui e come hai fatto ad addestrarlo? Allora Marcia, come dicevo prima, ha 1 anno e l'addestramento è abbastanza difficile perché prima c'è una fase di abituazione, deve abituarsi perché è un animaletto abbastanza aggressivo comunque, è un carnivoro primario, la sua dentatura è quella di un gatto praticamente e quindi l'istinto predatorio è molto forte, quindi all'inizio c'è una fase di abituazione alla manipolazione, quindi fin da piccoli vengono abituati a essere gestiti, presi in mano, e poi bisogna fare un po' di condizionamento operante in addestramento per il ritorno dall'operatore e per rinforzare la ricerca del topo, che comunque loro hanno abbastanza naturale, ma va rinforzata. È ovvio che è difficile che lui riesca a trovare il topo perché i topi si accorgono della sua presenza immediatamente e danno l'allarme alla colonia che immediatamente se ne va. Ma nel caso in cui dovesse arrivare faccia a faccia col topo, ovviamente il furetto non si fa problemi, diciamo, a catturare il topo. Quanto è la vita media di un furetto? E ovviamente ricordiamolo, noi stiamo facendo fare all'animale, Mirko in questo caso con la sua attività, qualcosa che ricorda un lavoro atavico dell'animale, per cui gli animali sono felici. Ricordiamolo sempre, molto spesso possiamo pensare che noi modifichiamo quello che è il comportamento di un animale per il nostro beneficio. È una sorta di simbiosi, perché noi facciamo del bene all'animale perché esprime quello che è la sua natura e contemporaneamente
produciamo qualcosa che è utile alla società umana, quindi è veramente una bellissima simbiosi, giusto? Esattamente, anche perché in questo tipo di addestramento, di utilizzo, non c'è nessuna forzatura nei confronti dell'animale, ma semplicemente sfruttiamo e rinforziamo una sua caratteristica per un nostro beneficio, ma lui ha il suo beneficio, perché comunque Marshall tutti i giorni è libero, non è che non vive in gabbia e sicuramente, cioè, se la gode molto di più di tanti furetti che invece vivono e stanno sempre in gabbia. Ecco, allora ringraziamo Marshall, il furetto, il fu ratto di Mirko Rizzi, da Cremona è tutto, oltre la coda vuoi dire qualcosa Marshall? Sembra proprio di sì, voglio dire qualcosa. Alla prossima!